Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sono Donatella Mattia, sono un neurologo, neurofisiologo e dirigo un laboratorio di ricerca presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, un laboratorio in cui abbiamo sviluppato e validato dal punto di vista clinico un certo numero di prototipi di interfaccia cervello-computer o, secondo l'acronimo inglese, Brain Computer Interface. Ora, inizialmente in questo video mostrerò che cos'è un Brain Computer Interface e quali sono i meccanismi alla base del funzionamento di un BCI. Iniziamo dicendo che normalmente noi interagiamo con il mondo esterno, comunichiamo con il mondo esterno attraverso, quindi noi nel mondo esterno, attraverso i movimenti. Qualunque azione parlata o eseguita noi facciamo appunto per comunicare, interagire con il mondo esterno, passa attraverso nervi e muscoli. Ora, se però per qualsiasi motivo la via nervi e muscoli viene interrotta, come avviene in molte malattie o patologie neurologiche, c'è la possibilità di ripristinare questo canale tra se stessi e l'ambiente in maniera artificiale? La risposta a questo è sì, e in particolare è appunto un'interfaccia cervello-computer. In questo schema noi possiamo vedere come funziona un'interfaccia cervello-computer. Inizialmente dobbiamo considerare che, non avendo più a disposizione i famosi nervi e muscoli che connettono se stessi con l'ambiente, noi andiamo a prelevare i segnali che il nostro cervello emette, in cui sono intrinsecamente inseriti i comandi verso l'ambiente esterno, particolarmente i comandi muscolari, quindi andiamo a registrare i segnali emessi dal cervello, in particolare le modifiche dei segnali emessi dal cervello in relazione, come vedremo, ad alcuni processi cognitivi. Quindi in particolare all'intenzione di voler muovere un muscolo per una determinata, un muscolo, gruppi di muscoli per una determinata finalità. Andiamo quindi a registrare queste modificazioni e l'interfaccia, attraverso un appropriato sistema di algoritmi che sono insiti all'interno dell'intelligenza artificiale, vengono estratte alcune caratteristiche salienti di questi segnali cerebrali che chiameremo signal features, che vengono poi tradotte attraverso un sistema ingegneristico di traslazione, vengono tradotte in un'azione sull'ambiente esterno. Che cosa vuol dire questo? Come vedremo, l'azione può essere selezionare una lettera su una tastiera, come nel video che vedete alla mia destra, oppure determinare il movimento di un arto robotico o una carrozzina robotica. In generale, comunque, quello che importa è che la classificazione, il riconoscimento, la classificazione delle feature dei segnali viene tradotta in un'azione sull'ambiente esterno. Cosa molto importante, la persona ha un feedback, quindi un ritorno immediato di quello che l'interfaccia fa a seguito della propria intenzione, e questo è fondamentale perché è l'unico modo con cui, l'unico, il modo principale con cui l'uomo ha capacità di apprendere, perché ovviamente il nostro cervello non è fatto per funzionare attraverso un'interfaccia cervello-computer, ma bensì, come abbiamo visto, attraverso nervi e muscoli. Ora, detto questo, noi possiamo quindi sintetizzare in che cos'è un computer, un'interfaccia cervello-computer è quindi un sistema che è in grado in tempo reale di acquisire segnali cerebrali, di analizzarli e tradurli in comandi sull'ambiente esterno e quindi determinare l'azione di ausili a seconda di un'azione desiderata. Quindi il BCI non utilizza i normali canali nervi e muscoli che abbiamo visto precedentemente, quindi li bypassa, e inoltre è importante capire che cosa non è un BCI. Il BCI non è un sistema che legge nel pensiero, ovviamente, ma è un sistema che estrae informazioni in tempo reale dai segnali cerebrali.